Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi usciamo con un video dove andiamo a parlare di metronomo, quindi andiamo a parlare di questo strumento importantissimo. Qualsiasi strumento musicale voi stiate suonando, che sia la chitarra, il pianoforte o comunque la fisarmonica, questo è un apparecchio che dovete saper usare, quindi ho deciso di darvi magari due dritte sull'utilizzo di questo apparecchio, anche se sono cose magari che già sapevate, comunque sono sempre utili da sapere. Quindi partiamo dicendo che il metronomo, innanzitutto vi consiglio di comprarne uno digitale, perché quelli meccanici purtroppo col tempo poi magari si starano, quindi vi dicono che magari la velocità è 50, in realtà è un po' meno, un po' di più, quindi andate su quelli digitali che non sbagliate mai. Quelli digitali hanno anche un sacco di impostazioni, ormai li fanno davvero con qualsiasi cosa, li potete impostare per semi minima, per croma, li potete impostare a una velocità bassissima fino ad oltre 300-400 bpm. Poi parliamo anche di cosa sono i bpm per chi non lo sapesse. Comunque consiglio un metronomo digitale, procuratevi ovviamente un paio di pile mini stilo da inserire nel metronomo per farlo funzionare. Ora passiamo a parlare un po' della parte un po' più tecnica, quindi intanto consiglio di non utilizzarlo da subito se stiamo imparando un nuovo esercizio, una nuova canzone. Quindi se dobbiamo prima fare la fase di lettura dello spartito, del pentagramma, insomma, e vedere la mano destra e la mano sinistra, e ci serve quel tempo necessario per imparare la canzone in questione, per imparare le note, la lettura, non ci conviene mettere subito il metronomo, ma non ci conviene neanche metterlo magari dopo 2 giorni, lo metteremo magari dopo 3 o 4 giorni, quando già sappiamo fare l'esercizio pian pianino e già quindi sappiamo le note, sappiamo fare le note a una certa velocità. Di conseguenza ci metteremo, quindi il mio consiglio è di mettersi a impostare il metronomo ovviamente molto lento, solo quando siamo sicuri di saperla fare a quella velocità. Esempio, mi metto a fare un esercizio, imparo tutto, vedo che pian pianino mi riesce, provo a impostare il metronomo più o meno alla velocità al quale riesco a farlo io, così so per certo che a quella velocità lo saprò fare e poi da quella velocità cominceremo a salire pian pianino, sempre per gradi, per step, come abbiamo visto anche spesso insomma nei miei corsi. Ormai il metronomo è un must, soprattutto dopo la fine del primo semestre, verso la fine del primo semestre di fisarmonica. Ora passiamo a dire un'altra cosa sul metronomo, ovvero spieghiamo un po' cosa sono questi BPM. Quindi come mai si parla di BPM sul metronomo? Cosa sono i BPM? I BPM sono i battiti per minuto. Quindi se vediamo il numerino che c'è sul metronomo, che parte magari da 30 e arriva fino a 200 o anche oltre, magari 250, 300, quello non è solo un numero indicativo per dire stai andando piano, stai andando veloce, quindi stai andando a 50 è più piano, stai andando a 100, 150 è molto più veloce. Non è solo un numerino, ma indica, di fatto indica quanti battiti esegue il metronomo al minuto. Quindi BPM sono battiti per minuto, l'acronimo sta proprio per battiti per minuto, e di conseguenza, per fare un esempio, possiamo capire che impostando il metronomo a 60 avremo esattamente 60 battiti per minuto, che sono praticamente i secondi dell'orologio. Quindi a 60 BPM sul metronomo avremo un battito al secondo, ovviamente, perché 60 secondi in un minuto, quindi 60 battiti in un minuto sono un battito al secondo. Su questa moltiplicazione possiamo giocarci parecchio, perché ad esempio 30 vorrà dire che abbiamo un battito ogni 2 secondi, perché è veloce la metà. 120, che è veloce il doppio, avremo il contrario, quindi avremo 2 battiti al secondo, essendo che sono 120 in un minuto, e via dicendo. Quindi si continua così con i multipli di 60. Quindi abbiamo intanto spiegato cosa sono i BPM del metronomo. Un'altra cosa un altro consiglio che vi volevo dare appunto quindi su questo metronomo è il fatto che, non so se magari ci avevate pensato prima, però a velocità basse, quando andiamo ad aumentare il metronomo magari di 3 o 4 punti, quei 3 o 4 punti valgono parecchio, cioè valgono molto perché siamo a velocità basse.
Se invece siamo a velocità alte, quei 3 o 4 punti non valgono più poi così tanto. Come mai avviene questa cosa? Avviene perché è semplicemente matematica, quindi se noi siamo ad esempio a 160 di metronomo e noi aumentiamo a 164, quei 4 punti in proporzione al 160, quindi 4 rispetto a un numero come 160, è un numero abbastanza piccolo, quindi e il bello è che questo fatto si verifica proprio nella realtà, nel senso che se noi aumentiamo di 4 punti a 160, 170, 180, non ce ne rendiamo quasi conto, quindi è vero che aumentiamo, è sempre un aumentare sì di velocità, ci si rende conto lo stesso, però ci rendiamo molto meno conto rispetto che aumentare magari di 4 punti quando siamo a 40 battiti per minuto. Perché a 40 battiti per minuto 4 punti vuol dire andare al 10% in più della velocità, perché abbiamo 4 su 40 che è la decima parte di 40, quindi da 40 a 44 andiamo al 10% in più della velocità, che è tantissimo. Il 10% si sente subito, cioè provate voi stessi, se fate un qualcosa, un esercizio a 40, poi lo provate a 44, sentite subito che la mano deve spingere di più, insomma le dita si sentono già più sotto sforzo, anche solo per quei 4 punti che sembravano davvero pochi. Per fare una proporzione, diciamo che se aumentiamo la velocità di questo 10% però a velocità alte, ci rendiamo conto che ad esempio suonando a 150 di metronomo ci ritroviamo, se vogliamo il 10% di velocità in più, a dover impostare 165, cioè 15 punti in più, proprio perché 150 abbiamo il 10% che è 15. Di conseguenza, quello che proprio vi volevo far notare è che a 40 di metronomo, se aumentiamo di 4 punti, che sembrano davvero pochi, in realtà è come aumentare di 15 punti suonando a 150. Con questo vi consiglio a velocità basse di incrementare poco il metronomo, quindi a velocità basse, ad esempio dai 30, 40, 50 più o meno di velocità, consiglio di incrementare sempre di 2 o di 3 il metronomo, quindi andare su sempre di 2 o 3 battiti per minuto al colpo per non avere troppo sbalzo di velocità quando andiamo a suonare dalla velocità precedente a quella successiva. Bene, un'ultima cosa di cui volevo parlare sul metronomo è quella di non esagerare con le velocità troppo basse o troppo alte. Quindi è una cosa anche abbastanza logica, nel senso, se impostiamo velocità troppo basse, che possono essere magari sui 30 battiti per minuto o così, le possiamo utilizzare, però dobbiamo cercare di utilizzarle solo per poco tempo, quindi per un breve periodo di tempo. Altrimenti a continuare a usare quelle velocità magari basse rischiamo di perderci troppo via, quindi di perdere un po' la cognizione anche del tempo dei battiti, perché se abbiamo un battito e il battito dopo ci sta davvero troppo tempo ad arrivare, è quasi anche difficile da calcolare a mente, quindi non riusciamo a farci un ritmo nella testa. Ecco, quindi va benissimo utilizzare velocità basse, però usatele per poco tempo se sono quelle velocità, ad esempio sul range dai 30 ai 40 battiti per minuto. Dopodiché vi conviene, se volete al massimo andare proprio piano, vi conviene magari impostare la velocità raddoppiata, quindi se voleste andare a 30 ad esempio, invece che fare una nota per nota tutto a 30, fate magari fate la stessa nota, però la fate durare 2 battiti e utilizzate il 60, così almeno a 60 avete più battiti di riferimento e quindi avete molto più modo di capire il ritmo, capire le note, la durata e tutto il resto. Questo è un consiglio e allo stesso modo anche la velocità, quella altissima, ad esempio una velocità di 200, 190, 200 e sopra i 200 diciamo, non consiglio di utilizzarle troppo, quindi le potete utilizzare magari se salite dal 150 in su, magari dovete perfezionare la velocità di una canzone, quindi cosa normalissima, salite dal 150, andate verso il 200, una volta comunque arrivati a 190-200 non sfruttate troppo quelle velocità, sono anche velocità al quale diciamo la maggior parte delle canzoni riescono bene, quindi a 190, quindi siete arrivati, non dovete andare oltre. Se proprio volete andare oltre,
Anche qui, ad esempio, io mi ritrovo a volte a fare nel valzer, invece che fare un battito di riferimento per ogni tempo di valzer, quindi sui 3 tempi abbiamo 3 battiti a 190-200, quando salgo davvero tanto, che salgo fino a 190-200, a un certo punto faccio magari battuta battito per battito, quindi faccio tutti e 3 i tempi nello stesso battito, quindi faccio la velocità diviso 3, imposto una velocità ad esempio di 70, di 66, che è più o meno un terzo di 200, e vado a fare battuta per battuta tutta la canzone a quella velocità, in modo tale che così facendo ho meno battiti in questione. Quindi perché non va bene neanche la velocità troppo alta? Perché a un certo punto il battito del metronomo diventa davvero martellante, ma davvero martellante, quindi dà davvero fastidio sentirlo, e conviene avere magari un terzo dei battiti rispetto che avere tutti quei battiti che ti martellano la testa, in modo da riuscire a eseguire meglio la canzone, tanto ormai comunque la canzone l'abbiamo già imparata a dovere, soprattutto se siamo riusciti a portarla così alta di velocità. Bene, allora siamo arrivati anche alla fine di questo video, dove ho cercato di darvi tutti i miei consigli più preziosi sull'utilizzo di questo strumento che è il metronomo. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ricordo che per lezioni individuali online potete scrivere alla mia mail, che è fisantropia@gmail.com. Altrimenti c'è anche la possibilità di fare i video, le video lezioni che ho diviso per semestri, le trovate sempre con il link in descrizione a tutti i video. A questo punto vi mando un salutone e ci vediamo al prossimo video.